Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Grazie per essere qui con me oggi. Prima di cominciare, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e, se vi va di sostenere ancora di più il mio lavoro, potete cliccare sul tasto abbonati proprio qui sotto. Adesso, accomodatevi. La storia di oggi ha tenuto con il fiato sospeso un paese intero, capace di far rumore ovunque, TV, radio, social, ma allo stesso tempo di scoprire la potenza di un silenzio che nessuno si aspettava. Per settimane non si è parlato d'altro. Tra voci incontrollate, discussioni infinite e giudizi lanciati come frecce, il nome attorno a cui tutto vortica è quello di Azal Suba. Mentre ogni opinionista spingeva al massimo il volume, lei sceglieva la via più disarmante, tacere. Un silenzio che, giorno dopo giorno, smetteva di sembrare assenza e cominciava a brillare come scelta, come scudo, come dignità. Quel silenzio, all'inizio frainteso, è diventato la sua unica risposta contro il frastuono. Poi c'è stato il momento che ha fatto traboccare il vaso, la nascita della piccola Gumbaktas. Da quell'istante, la storia è esplosa su ogni schermo. I talk show ne hanno fatto il loro pane quotidiano, le timeline sono impazzite, i commenti l'hanno rincorsa come ombre. Tutti avevano una verità da servire, una conclusione da imporre. Tutti tranne lei. Azal Suba non replicava, non punzecchiava, non rilanciava. Non era paura, era comprensione lucida, quasi spietata nella sua semplicità. Non si discute con il baccano, non si spiega il cuore a chi vuole solo vincere un dibattito. E proprio quando le domande erano diventate più insistenti dei respiri, è arrivata l'intervista che ha cambiato il corso delle cose. Niente studio patinato, niente luci sceniche. Solo una stanza chiara, una videocamera fissa, un tavolino con una tazza di caffè ormai freddo. Di fronte al giornalista, Azal Suba ha parlato con calma, senza tremare, come chi ha fatto pace con le parole prima ancora di pronunciarle. Le sue prime frasi non avevano rabbia, non cercavano giustificazioni. Erano semplicemente vere. Diceva, in sostanza, sono stanca di sentire raccontare la mia storia da chi non mi ha mai guardata negli occhi. Voleva essere vista per ciò che era, non un argomento, non un titolo, ma una persona passata in mezzo a una tempesta che non aveva scelto. Ha ricostruito il giorno che le ha cambiato la vita, quello in cui è andata in ospedale. Ha detto di essere rimasta in macchina per 20 lunghi minuti, guardando le porte scorrere su e giù, osservando gente con mazzi di fiori, qualcuno che usciva in lacrime, qualcuno che tirava un sospiro di sollievo. E si è chiesta, con una sincerità che spacca il petto, serve che io entri o finirei per peggiorare tutto? Quell'attimo sospeso, più duro di 1000 discorsi, raccontava il suo conflitto meglio di qualsiasi spiegazione. Poi è arrivato il messaggio che l'ha messa in movimento. Non ha fatto nomi, non ha dato indizi, ma ne ricordava ogni parola come se fosse stata incisa sul vetro di quella mattina. Se non ci vai adesso, potresti rimpiangerlo per il resto della tua vita. Quella frase ha scavalcato paure e domande. Azal Suba ha aperto la portiera, ha camminato fino all'ingresso e non si è più voltata. Dentro, i corridoi avevano l'odore dei disinfettanti e dei passi trattenuti, e quando si è diffuso il primo vagito di Gumbaktas, ha sentito una crepa farsi strada dentro di lei e, nello stesso istante, qualcosa ricomporsi. Come se un cuore si spezzasse e si cucisse insieme nello stesso gesto. Non ho pianto, ha confessato con una serenità che faceva più rumore di qualsiasi urlo. Sono rimasta ferma, senza sapere se fosse giusto avvicinarmi. Poi lei ha aperto gli occhi per un attimo, e ho avuto l'impressione che mi vedesse. In quelle parole c'era una verità senza pelle. Non servivano fotografie di abbracci, non servivano proclami. Bastava la fragile certezza di essere stata lì, presente e nuda, davanti a una vita appena arrivata. La frase che ha toccato milioni di persone è arrivata poco dopo, lucida come una linea tracciata con la punta del cuore. Non sono la sua madre, ma non sono nemmeno una sconosciuta. Niente più, niente meno. Niente pretese di titolo, nessuna recita di indifferenza. Solo il bisogno di essere ricordata per quello che è, qualcuno che ha amato abbastanza da farsi da parte quando serviva, e abbastanza da non cancellarsi quando il mondo voleva zittirla. Quando le hanno chiesto del perdono, Azal Suba ha sussurrato verità che pochi hanno il coraggio di sostenere. Ha detto che a volte l'amore non coincide con il restare. A volte è la capacità di convivere con ciò che è stato, con ciò che è e con ciò che non sarà mai. Parole che hanno diviso il pubblico come una marea. C'è chi l'ha chiamata coraggiosa, c'è chi l'ha detta calcolatrice. Lei non ha risposto.
Niente post, niente frecciate. Solo silenzio. Ha scelto la pace al posto del palcoscenico. E poi, quando i riflettori sembravano aver trovato un altro bersaglio, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. La donna che tutti chiamano Gollum's Mother è andata in ospedale in punta di piedi, senza telecamere, senza scorta, senza voler scrivere una scena. Dall'altra parte del vetro c'era Azal Suba. Non si sono parlate, si sono guardate. Poi la madre ha fatto un cenno con il capo, piccolo e pieno, il genere di gesto che non chiede sottotitoli. Nessun abbraccio studiato, niente lacrime esibite. Nessuna riconciliazione da copertina. Soltanto un rispetto reciproco che ha preferito l'ombra alla ribalta. Due donne, due vite, un'intesa muta. Da quel giorno, Azal Suba è tornata alle sue abitudini di sempre. Niente ulteriori dichiarazioni, nessuna corsa a raccogliere attenzioni. Ha lasciato fiori senza firma dove sapeva che sarebbero serviti. Ha offerto ore e mani a una fondazione neonatale senza chiedere che il suo nome venisse appeso a una targa. Il suo silenzio è rimasto la sua dichiarazione più forte, l'unica che non si può montare e smontare a piacere. E dall'altra parte, chi conosce Erkam Merrick sussurra che anche lui ha scelto la strada più tranquilla. Dicono che oggi sia più misurato, più attento a pesare le parole, più consapevole che in questa storia non esistono eroi perfetti né cattivi di cartone. Ci sono persone che hanno provato, sbagliato, amato, tenuto duro. Persone che hanno cercato di fare il meglio possibile con il cuore che avevano quel giorno. E a volte il meglio non assomiglia a un lieto fine, ma a un compromesso con la realtà. Il pubblico, però, resta in attesa, come se la vita dovesse per forza regalare un'ultima scena. Ci sarà perdono? Ci sarà un incontro, magari di nuovo dietro un vetro, magari con Gunbaktas che dorme, magari con parole che finalmente escono? Nessuno lo sa. E forse è giusto così. Il tempo non sempre la va via, a volte allenta la presa, ammorbidisce gli spigoli, permette al dolore di respirare senza diventare spettacolo. Non tutte le storie hanno bisogno di un colpo di scena. Alcune domandano solo spazio per guarire. Il percorso di Azal Suba ci ricorda che il silenzio può diventare un linguaggio potente. Non ogni ferita va trasformata in intrattenimento. Talvolta la forza si misura nella capacità di non spiegare ogni cosa, di custodire il proprio dolore senza trasformarlo in moneta di scambio. E talvolta la forma più onesta d'amore è accettare che non tutto si potrà recuperare, ma che qualcosa, con pazienza, può trovare un modo diverso di esistere. E adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Credete che tacere, in certi momenti, sia un atto di coraggio? È possibile perdonare senza arrivare a una riconciliazione vera e propria? O sono parole che ci raccontiamo per andare avanti? Scrivetemelo nei commenti, raccontatemi dove avete sentito il fiato corto ascoltando questa storia e dove, invece, avete percepito una pace possibile. Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e, se desiderate sostenere il canale, cliccate sul tasto abbonati. Grazie di cuore per avermi tenuto compagnia. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Stelle Turche Rivelate. Abbiate cura di voi e a presto. E per chi si chiede come stiano adesso, la risposta è in quei dettagli che non meritano titoli, ma che riempiono le giornate. Un messaggio inviato senza pretese, una visita breve e discreta, una fotografia che nessuno pubblicherà, una promessa di non farsi del male con le parole. Gunbaktas cresce, e attorno a lei, nonostante tutto, gli adulti provano a diventare migliori. Erkam Merrick ascolta più di quanto parli, Azal Suba sorride quando non deve farsi vedere. Qualcosa si impara, qualcosa si lascia andare. Non c'è un epilogo scritto, ma c'è una possibilità, che la memoria smetta di essere un tribunale e diventi un luogo in cui posare, finalmente, la fatica. Forse è questo il dono più grande di una tempesta che non hai cercato, scoprire di avere un passo nuovo, anche quando non c'è musica. E se un giorno dovesse arrivare un altro incontro, magari in un corridoio con la luce al neon e il pavimento lucido, forse non serviranno spiegazioni. Basterebbe un cenno, un respiro, quel tipo di silenzio che non nasce dall'imbarazzo ma dalla comprensione. Perché ci sono fili che non si spezzano anche quando non si vedono. E a volte, tra una distanza scelta e una distanza imposta, passa esattamente lo spazio in cui si cresce. È lì che, senza applausi, le persone trovano il modo di restare vere. Questa è stata la nostra storia di oggi. Una storia in cui i nomi che conoscete, Azal Suba ed Erkam Merrick, si intrecciano con quelli che conoscete meno, come Gunbaktas e Gula Messe Mother.
e in cui il rumore del mondo ha dovuto arrendersi davanti alla quiete di due sguardi. Non abbiamo cercato un colpevole, non abbiamo distribuito medaglie, abbiamo osservato un passaggio, un prima e un dopo. E forse, per una volta, è abbastanza.